È arrivato l'ultimo giorno del mio viaggio in Armenia. La prima visita della mattina è dedicata alla cattedrale di San Gregorio l'Illuminatore di Yerevan. La cattedrale di Yerevan è un importante complesso moderno, risalente alla fine degli anni 90, che molto si discosta dalle chiese tradizionali armene. La domenica mattina si tiene una messa che ha una durata di ben 2 ore e io non posso lasciare questo paese senza aver assistito almeno a una piccola parte di questa importante celebrazione. La cattedrale si inserisce in un contesto molto in contrasto con la sua modernità e la sua eleganza. Dal piazzale si osserva infatti un'area con vecchie abitazioni con tetto in Eternit ed enormi palazzoni in stile sovietico. Attraversata quest'area si raggiunge il Gum Market. Il suo nome è un acronimo col quale in lingua russa venivano definiti i grandi magazzini delle città dell'ex Unione Sovietica. La prima parte del mercato è molto turistica, con commercianti molto accoglienti che cercano di attirarti a loro offrendoti 1000 assaggi dei loro prodotti. Nella parte centrale viene invece macellata e venduta la carne, mentre nella parte posteriore ci sono banchetti di formaggio e verdure, fresche ma anche conservate, tutto visibilmente fatto in casa. Mi sposto quindi nel quartiere Kond, il nucleo più antico della città di Yerevan, facente parte dei 3 distretti originari della capitale. Il suo nome significa lunga collina. Passeggiando per i suoi stretti vicoli si ha l'impressione che il tempo non sia mai passato. Il tessuto urbano è infatti rimasto inalterato per secoli, nonostante gli importanti lavori di ricostruzione e rinnovamento dell'intera città. A fianco a una vecchia moschea diroccata sorge un piccolo caffè per i pochi turisti che decidono di visitare questo angolo della capitale. Sulle pareti degli edifici si possono vedere decine di murales, facenti parte di un recente tentativo di riqualifica del quartiere. A pranzo assaggio finalmente i dolma, involtini di cavolo o foglie di vite ripieni di carne e formaggio, davvero ottimi. La visita della capitale Yerevan si conclude alla Moschea Blu, edificio risalente al XVIII secolo e unica moschea ancora oggi in attività su tutto il suolo armeno. A causa della politica di laicizzazione del governo sovietico, la moschea fu convertita a museo cittadino negli anni 30, per poi tornare in attività negli anni 90. Il complesso si struttura in una sala maggiore di preghiera, una biblioteca e una madrasa, articolate in 28 celle che circondano un piccolo giardino fiorito, una meta molto affascinante nella visita della città. Si conclude così il mio viaggio in Armenia. Sono stati 7 giorni intensi e indimenticabili. La capitale Yerevan è una città antichissima, ma allo stesso tempo moderna, con un'architettura semplice ed elegante, in forte contrasto con le aree più antiche, che lottano ogni giorno per la loro conservazione. La provincia di Armavir, centro spirituale del paese con il complesso della cattedrale di Echmiadzin e i ruderi della chiesa di Zvartnots e la eccentrica signora Zara. La provincia di Kotaik, con il suo sito storico di Garnigehard. La provincia di Ararat, con il monastero Khor-Virap e il meraviglioso monastero di Noravank nell'Ovayozor. Il lago Sevan, con il monastero Sevanavank nel Geharkunik e le verdi foreste alpine del Tavush. I monasteri immersi nella natura e la minoranza etnica molokana nella provincia di Lori. E infine la cucina armena. Finisce qui il racconto del mio viaggio in questo paese che si ritiene troppo asiatico per essere Europa, ma troppo europeo per essere Asia. L'Armenia è un paese da scoprire e vivere, nelle sue antiche tradizioni e nei suoi evidenti contrasti.
negli occhi dei suoi abitanti che portano i segni di un triste passato, ma che guardano al futuro con speranza. Se il mio racconto ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al mio canale per non perdere i prossimi video. Buon viaggio!